Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Come va? Questa è, come sempre, Una Vita da Lontano live in podcast. Un nuovo appuntamento, un nuovo ospite. Un attimo che devo spegnere qua perché ho 2000 ritorni. Sì, ai tempi del customer service si spacciava per multitasking questo, sappiatelo. Vai, continua, la presentazione è andata benissimo finora. Ecco, vabbè, allora ricominciamo. Benvenuti, questa è Una Vita da Lontano live in podcast. Come ogni settimana un nuovo ospite, una nuova storia, qualcosa da raccontare. Come ogni settimana con me che sono Raffaele Labrozzi e che vi ricordo come sempre, non so la consecuzione, adesso buttiamola proprio via, di iscrivervi ai nostri canali, di cliccare sul like e sulle campanelle, così sapete quando siamo live e quando trovate una nuova puntata, un nuovo podcast di Una Vita da Lontano. Dicevo, io sono Raffaele e con me i due compagni di viaggio che come sempre sono Piero ed Emiliano. È una presentazione quasi istituzionale, sto per svenire, non so più cosa dire. Va bene, allora, visto che non so più cosa dire e che il microfono pare che non stia facendo scherzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, sì, l'ho detto anche stavolta, palla ad Emiliano, così conclude la fase presentativa e arriviamo all'ospite. Oh, signori e signori, ciao. Bella, sì. No. Non lo so, mi avete cambiato tutte le cose. Di solito facciamo molta confusione, ci rimandiamo le battute l'uno all'altro. Un saluto ad Emiliano, a chiunque ci stesse guardando in questo momento, anche non in diretta e quindi in differita sui podcast che Raffaele semina su internet. Quest'oggi abbiamo una ospite, una donna, quindi finalmente cercando di equilibrare sempre la percentuale sul 50 e 50 faticosamente, però siamo molto felici di avere qui con noi da un posto che ha un bellissimo nome, almeno a me piace tanto, da Puerto de la Duquesa. Barbara Pirulli, benvenuta. Ciao. Grazie. Ho fatto errori. Ho detto cose strane? No, perfetto, sei stato perfetto, nulla da eccepire. Bravo. Oh, l'abbiamo scampata per morta. Benvenuta, tu sei in Spagna, quindi Noi torniamo in un paese dove siamo stati tante volte, abbiamo una fitta rete di relazioni con espatriati della Spagna, più precisamente in quella zona molto molto a sud, diciamo così, contigua con il protettorato di Gibilterra, dove c'è, diciamo così, c'è vita, almeno dal punto di vista delle aziende di un particolare settore, che è quello del gaming. Tu non sei molto lontana da Gibilterra, anche se ti sei trovata un paesino carino, diciamo così, per fare anche non solo l'espatriata, ma anche come si chiama quando vai tutti i giorni in un posto frontaliere? Aiutatemi, no, è facile che uno prende vita di quartiere, treno tutti i giorni, ecco, lo sapevo. Pendolare, pendolare. Sì. Fai la pendolare e niente, cominciamo dall'inizio per farti le domande. L'inizio è da dove vieni dall'Italia e in breve qual è stata la tua vita prima di espatriare. Sì, allora io vengo da Brindisi, quindi come alcuni ospiti che avete avuto sono pugliese, si sente anche dal mio accento, insomma. E sono andata via dall'Italia nel 2007 per venire qui a Gibilterra, insomma, vivo in Spagna, però fondamentalmente lavoro a Gibilterra. La mia vita fuori di casa in realtà è cominciata molto prima, però nel 97 sono andata a vivere a Londra per 1 anno e mezzo più o meno, dove poi ho conosciuto anche il mio attuale marito che non vuole essere nominato, però lo chiamerò l'illuminato. Si vergogna. Ma diciamo così, anche se non è il tipo che si vergogna, insomma, però. Potrei vendicarmi di alcuni suoi post su Facebook e nominarlo io, ma per ora decido di essere gentile, per ora.
E nulla, poi dopo questa esperienza all'estero sono rientrata in Italia, dove assieme a mio marito abbiamo fatto, diciamo, un po' di esperienze in varie città d'Italia come Modena, Ancona. Abbiamo lavorato un pochino, abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia. Prima di capire esattamente quello che volevamo. In realtà questa consapevolezza è arrivata un po' tardi, forse tuttora non abbiamo ancora ben chiaro quello che vogliamo, però più o meno sono un po' di anni che abbiamo deciso di vivere qui, per cui ci troviamo molto bene, siamo arrivati qui per via, diciamo, di mia sorella, che già lei viveva qui da tanti anni, e io ero venuta diverse volte in vacanza, quindi mi piaceva questo posto, un posto molto simile al sud da dove vengo io, quindi mare, sole, e l'unica differenza è che c'era la possibilità di lavorare, per cui dopo aver fatto un'esperienza iniziale nell'hotel, il Caleta, che è un hotel di Gibilterra, dove molta gente, diciamo, italiana lavora, proprio perché ci sono dei manager italiani e quindi danno la possibilità magari di entrarci più facilmente, ecco. E dopo questa esperienza, poi nel 2008 ho trovato lavoro in una compagnia di scommesse come customer service. Facevo attenzione al cliente per i clienti italiani. Mhm. E qualche volta anche a quelli inglesi è capitato, per cui comunque la conoscenza dell'inglese era fondamentale. Certo. Poi dal customer service non mi sono spostata per quasi 10 anni. Dopodiché ho cambiato lavoro, c'è stato un po' una diversa posizione che ho ricoperto per un periodo molto piccolo, e poi dopo ho cambiato lavoro, ho lavorato per un periodo insieme a mio marito, che aveva aperto un business e aveva deciso di aprire un business da queste parti, però dopo un po' di tempo mi sono resa conto che non era fatto per me, quindi bisognava dedicarsi alla Meglio non lavorare col cucina. marito, oppure meglio... Sì, vabbè, anche Sentilo come quello acido. anche quello è vero, effettivamente lavorare con i mariti è un po' difficile, però più che altro mi sono resa conto che non era il tipo di lavoro che piaceva a me, perché dovevo stare dietro ai fornelli e come sanno quelli che mi conoscono, a me piace cucinare, ma non farlo per lavoro, per cui a un certo punto ho deciso di tornare da dove avevo cominciato, ecco, non nella stessa azienda, in un'altra, ma sempre, diciamo, come attenzione al cliente. E poi attualmente dal 2019, più o meno da agosto 2019, ho fatto una intervista, diciamo un interview per un'altra azienda come Payments and Chargeback Analyst, e al momento lavoro lì in questa azienda che si chiama Betfred, sempre di Gibilterra, e mi trovo molto bene. Faccio un part-time, quindi mi dà la possibilità anche di stare con la mia famiglia, con i miei figli, che ricoprono un ruolo molto, molto, molto importante nella mia vita, per cui avevo bisogno anche di fare la mamma, ecco, di sentirmi appagata da quel punto di vista, per cui posso dire di essere abbastanza soddisfatta in questo momento. Ok, No, bello. e questo è bello da sentire. C'è una nota. Sì. C'è una nota. Hai detto prima che giustamente chi ti conosce sa che ti piace cucinare, hai dimenticato un aggettivo: cucinare bene. Ecco. Perché se siete invitati a cena da Barbara siete persone fortunate, questo è poco ma sicuro. Grazie, Prego Piero, Emiliano, grazie. scusa. No, Ecco, quindi attendiamo invito a casa di Barbara la prossima volta che ci Va troviamo bene, nel sud della va Spagna. bene, va bene, va bene. All'apertura delle frontiere Covid faremo un giro, cercheremo di andare a trovare il più possibile, per toglierci un po' di questo blocco dei viaggi che abbiamo avuto in questo tempo. Dal tuo racconto io all'inizio subito ho pensato di farti una domanda sul fatto che siete in due, e in due a un certo punto avete deciso di espatriare, di andare in un altro paese. Ovviamente è una scelta che si fa
cambiando città uno dei due magari cambia lavoro e quindi si può discutere di cambiare vita, cambiare città, eccetera, ma un conto è farlo in Italia, all'interno dell'Italia, oppure già su, che ne so, tra la Spagna, un paese, un altro, una città, un'altra. Un conto è prendere una decisione così effettivamente grande di andare altrove e farlo in due. Quindi ti volevo chiedere come avete maturato come famiglia questa decisione, quali sono stati diciamo così i punti a favore di andare in Spagna e quali magari erano quelli contrari, se ce n'erano. Sì, questa è una bella domanda. Effettivamente, è stata una decisione un po' sofferta all'inizio perché, prima di tutto è stato già difficile spostarsi dalla nostra città, ecco, da Brindisi. Andare a vivere al nord, quindi, è stato già un cambio molto grande per noi. Vivere in città in delle città comunque così diverse da quella dove eravamo cresciuti, è stato difficile. Poi a un certo punto, dopo un po' di anni, quindi parliamo del 2007, quindi ci eravamo spostati nel 2001, diciamo dopo 6 anni, abbiamo capito che volevamo vivere in un posto un po' più caldo, un po' più bello, un posto vicino al mare. Non che Ancona non fosse vicino al mare, però Ancona, ecco, dal punto di vista lavorativo non offriva proprio quelle possibilità, che noi speravamo. Per cui a un certo punto, siccome avevo appunto mia sorella che viveva qui ed eravamo venuti diverse volte in vacanza, abbiamo valutato bene questa possibilità. Abbiamo messo giù appunto i pro e i contro come dicevi tu prima, Emiliano, nulla, c'erano più pro che contro, quindi chiaramente dal punto di vista del tempo, vi lascio immaginare, venendo da una città come Modena, dove bellissima città perché comunque mi piace ancora molto, però chiaramente il tempo è quello che è, l'estate fa caldissimo, l'inverno fa freddissimo, a parte le mezze stagioni che sono comunque sempre un po' particolari, quindi poi nebbia, eccetera, eccetera, eccetera. E per cui mentre insomma E poi insomma Ancona, adesso lo diciamo perché noi siamo abruzzesi, è nelle Marche, quindi come si dice, meglio un morto in casa che un marchigiano dietro la porta, quindi proprio esatto. andarci a vivere è proprio il massimo. Noi ci Finalmente siamo abbiamo ritrovato un nemico o meglio, una popolazione da inimicarci, perché era un po' che non andavamo diretti contro qualcuno. Certo. No, Bene. onestamente io mi sono trovata bene da quelle parti. Vivevamo in un paesino, insomma, a Loreto, un paesino molto, molto religioso, però voglio dire, la gente era abbastanza cordiale, simpatica, per carità, non da dire su questo. Però ecco, quando siamo venuti qui c'è da dire che la differenza era tanta, la Costa del Sole è bellissima, e poi anche Gibilterra comunque, per quanto piccola sia, offriva molte più opportunità di lavoro di quelle che noi avevamo, in Italia. Poi c'è da dire che noi siamo andati via in un anno cruciale, non lo sapevamo ancora, però il 2007 è stato l'anno in cui poi è cominciata la crisi economica, per cui, mio marito avrebbe comunque perso il lavoro, ma noi tutto questo non lo sapevamo. È stato un bene, effettivamente esserci spostati qui è stato un bene, perché abbiamo avuto subito la possibilità di lavorare, perché comunque siamo stati aiutati all'inizio, e poi dopo, abbiamo avuto la fortuna di trovare dei lavori per conto nostro. Chiaramente qui a Gibilterra, come voi sapete, ci sono agenzie di scommesse e quelle danno lavoro alla maggior parte delle persone, ecco. Per cui, Gibilterra è una grande risorsa per chi Ecco. ha voglia di lavorare utilizzando anche la lingua. Quindi insomma c'è stata un po' di lungimiranza, nel senso di dire: "Okay, muoviamoci", prima che potesse accadere l'inevitabile, come dici tu, sta la crisi economica e quindi tuo marito che perdeva il lavoro. Quindi insomma anche poi la fortuna aiuta gli audaci, mi viene da dire, nel senso che uno fa un tipo Vero. di scelta e poi dopo si ritrova che quella era la scelta giusta, anche se significava spostarsi in un'altra nazione, eccetera, eccetera, no?
Assolutamente sì. Qui diciamo abbiamo ricominciato a vivere perché, eravamo un po' ci sentivamo come un po' affogare nella vita che facevamo Certo. prima, non avevamo non godevamo molto di quello né del lavoro che facevamo, né tantomeno del fatto che vivevamo lì, comunque facevamo ben poco. Quando ci siamo spostati abbiamo come respirato, per cui, anche se all'inizio conoscevamo poche persone, eccetera, abbiamo comunque trovato come un paese ospitale, ecco. Per quanto all'inizio Gibilterra, ad essere del tutto onesta, a me mi è sembrata un po' claustrofobica, perché all'inizio abbiamo vissuto, ai piedi della rocca, al caleta, che offriva l'alloggio, insomma, alla gente che Mhm. lavorava, però chiaramente essendo, abituati a spazi un po' più grandi, venendo dall'Italia la senti un po' questa claustrofobia, e poi il discorso magari delle scimmie che ti entrano nella stanza, a cui non sei proprio No, molto un attimo, fermi tutti. abituato. Allora, Non la un sapevi attimo. questa, eh? Allora, io so, perché ci sono stato, che ci sono le Ok. scimmie nella rocca, quando vai su sali che c'è una funivia, non mi ricordo, insomma, arrivi in cima e ci sono le scimmie un po' dappertutto, ma tu adesso mi stai dicendo che invece ci sono le scimmie che ti entrano dentro casa. In periodi di magra, cioè nel senso quando le scimmie, all'epoca era così, ti parlo del 2007, adesso a Gibilterra non ci vivo da allora, per cui magari un po' è cambiata la situazione, però all'epoca, che era un periodo di magra e le scimmie erano tante, scendevano, se vogliamo, A a valle. valle a recuperare un po' di cibo e facevano disastri, perché io ho visto certe cose allucinanti, i bidoni dell'immondizia, quelli diciamo che trovi per la strada, quelli piccolini, completamente rivoltati, e tutta l'immondizia, ecco, sparsa un po' in giro per la strada. Non era una cosa molto piacevole, anche perché era a volte anche vicino all'hotel che accadeva, per cui immaginate la gente come poteva sentirsi, anche i clienti, insomma, per cui era uno spettacolo non proprio piacevole. Le scimmie, per carità, simpaticissime, i turisti, le adorano, però chiaramente poi bisognava subito ripulire la strada, perché era un po' Oh, ecco, sì, infatti. questa cosa delle scimmie a Gibilterra non è solo una cosa pittoresca, storica, importante culturalmente per 100 motivi, ma queste scimmie sono le uniche scimmie che vivono in Europa, intanto diciamolo, Sì. è la prima cosa, e vivono sostanzialmente per conto loro, nel senso sono Libere. libere, non sono in cattività, quindi non sono propriamente così nel selvaggio come potrebbero essere altrove, però a suo modo è un selvaggio anche quello, nel senso che non ci sono gabbie, a parte alcuni periodi in cui diciamo così la loro sopravvivenza può essere a rischio, nessuno gli deve dare da mangiare, no? E anzi è esattamente il contrario, ed è una particolarità Ecco, c'è No, peraltro... la leggenda dice, scusa se ti interrompo, che fino a quando esisteranno le scimmie sulla rocca, la rocca sarà ancora proprietà, mettiamolo così, in modo esteso. Infatti c'è anche la storia che durante la seconda guerra mondiale erano rimaste poche coppie di scimmie, per cui Churchill pagò di tasca propria un trasporto coperto da un cacciatorpediniere, così non lo fondavano, in cui ripopolarono con scimmie provenienti dal Marocco. Dicono È vera questo. questa? Sì, dicono questo. Però ti posso assicurare, visto che si è stato messo in dubbio, che non più tardi del 21-22 di novembre ho fatto la mia ultima attraversata della frontiera e me la sono fatta a piedi perché ero abbastanza in anticipo per andare al lavoro, e ho visto ancora dalle parti di Casement Square gruppi di scimmie girare in città sopra i tetti e sulle mura, e una che si era lanciata su un bidone dell'immondizia perché aveva trovato qualcosa che la ingolosiva particolarmente. La cosa bella è stata che è uscita, si è guardata intorno, mi ha visto per dire ma mi avevi visto, e poi se n'è andata. Ok. Per cui lo fanno ancora. Sì. Per la serie che si deve fare per campare, lo sguardo era quello, Maritaccia. scusa,
In fondo è l'essere umano che ha invaso il loro territorio, non il contrario, per cui hanno Vero. tutto il diritto di stare lì. Siamo noi che non ne abbiamo il diritto. Comunque, intanto mi fermo un secondo per salutare Stefano Beato, che è stato nostro ospite e che saluto ovviamente. Ciao Stefano. Gli zii, mettiamola così in maniera estesa. Vi ricordo che potete scriverci sulle varie piattaforme in cui stiamo streamando, quindi YouTube e anche Twitch, ma anche Twitter, volendo potete scriverci, farci delle domande, fare le domande a Barbara, e poi ovviamente come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e a tutti i vari podcast, così cresciamo ancora di più cresciamo, più ospiti possiamo avere, più storie possiamo raccontarvi. Siamo fermati un po' con la storia delle scimmie, ma dove eravamo invece? Sì, è troppo pittoresco per lasciarla andare. Probabilmente questa è la 10ª puntata, non ricordo bene la lista in cui parliamo di Gibilterra, e non ci eravamo mai fermati così a lungo sulle scimmie, però prima o poi bisognava farlo, perché sì. una cosa. Alla prossima ci fermeremo sulle colonne d'Ercole. È vero. Che anche questo non abbiamo mai toccato, ecco. Barbara, prima di a meno che Piero non voglia fare una domanda arrivato a questo punto, mi scuso, ma noi non stando tutti nello stesso posto e non avendo un sistema per comunicare, diciamo così, direttamente, non possiamo fare come quando eravamo in radio, che ci guardiamo, ci indichiamo e quindi uno dice faccio io la domanda, per cui ogni tanto cerco di evitare di parlare sopra Piero o di evitare che lui faccia una domanda, per cui gli ho chiesto questa cosa, era solo per spiegare come funziona il nostro flusso comunicativo. Io ti volevo chiedere questa cosa rispetto invece ai figli e all'allargamento della famiglia, se avevate già iniziato in Italia e quindi non solo siete andati via in 2 ma in più, oppure se diciamo così l'allargamento lo avete fatto direttamente all'estero. No, noi siamo partiti che eravamo io e lui, praticamente siamo venuti qui e nel 2010 è nata la prima figlia, Francesca, e poi ne ho fatto un altro nel 2014, quindi i miei figli sono andalusi al 100%, per quanto posso dire che mio figlio in realtà ha l'animo fortemente italiano, per cui lui si rifiuta categoricamente, quando non è a scuola, di parlare spagnolo, non vuole vedere tantomeno nessun tipo di programma in spagnolo, proprio nessuno in assoluto, e preferisce 100.000 volte l'italiano, cioè lui con il suo tablet si vede video in italiano tutto il giorno, se vogliamo, a parte quando fa sport chiaramente, però lui ama proprio l'italiano, infatti ogni tanto lo senti dire ma io voglio andare a vivere in Italia, e poi c'è dietro mio marito che dice andiamo, ma poi la mamma magari non vuole venire. Io non so che dire, perché effettivamente non è che parliamo così tanto del fatto di andare o tornare in Italia, sì, di andare in vacanza sì, però di tornarci no, però lui è sempre stato così perché in Italia ci sono magari familiari, nonni, zii, e lui ne sente molto la mancanza. Anche mia figlia ne sente la mancanza, però lei in realtà è completamente integrata nella cultura andalusa e lei parla benissimo lo spagnolo, oltre a parlare molto bene anche l'italiano, però lo spagnolo lei tranquillamente può vedere un film in spagnolo come lo vede in italiano, per lei non cambia assolutamente nulla, assolutamente. Vi corregge quando parlate in spagnolo o no? Assolutamente, sì, Raffaele, guarda, e a volte lo fa anche in presenza di persone spagnole e tu in realtà ti senti un po' a disagio perché lo sai che hai sbagliato, effettivamente lo sai che hai sbagliato, però non vuoi farlo vedere davanti agli altri, ecco, per cui magari la guardi e sorridi, poi quando andiamo a casa facciamo i commentari. Ricordo questa frase in vita mia. Non so come mai. Raffaele ancora non ha raggiunto questa cosa di facciamo i conti dopo, però ma ci arriveremo presto. Ci stiamo avvicinando. Perché nell'ultimo anno e mezzo tanta vita sociale non c'è stata, ma sicuramente quando cominceremo a uscire un po' di più la mia
la mia piccola irlandese mi correggerà quando parlerò in inglese, come normalmente fanno tutti, ne aggiungiamo un altro, quindi non è che uno in famiglia, quindi non è una roba che... Però invece parlando... Magari lo stimolo adatto è quello che ti mancava. Ecco, però invece parlando di figli, convieni con me che il fatto di avere figli in un posto in cui poi non si è nati, insomma, aiuta molto a creare un po' di network, di amicizie, col fatto che i figli vadano a scuola e insomma si conoscono anche altre persone, o no? Perché io ho avuto l'impressione che sia una cosa che con tutti gli expat che abbiamo parlato con i figli funziona molto, insomma. Sì, nel mio caso funziona moltissimo, perché c'è da premettere che io lo spagnolo non l'ho mai studiato, e assolutamente, né parlato chiaramente in Italia, non era una lingua che mi interessava più di tanto. L'inglese sì, perché comunque lo usavo per lavoro, ma lo spagnolo assolutamente no. Per cui quando mia figlia ha cominciato ad andare all'asilo, che fino a 3 anni praticamente più o meno parlava più che altro italiano e coniugava i verbi in italiano benissimo. E quando poi ho cominciato ad andare all'asilo, ho cominciato a conoscere le mamme degli altri bambini e abbiamo fatto amicizia, ci siamo visti anche un po' fuori, insomma, alla sera abbiamo avuto la possibilità comunque di conoscerci meglio. E c'è da dire una cosa, che da queste parti, in alcuni paesini sono un po' chiusi da un certo punto di vista, nel senso che non proprio tutti ti danno tutta quella confidenza che tu ti aspetti da un popolo del sud. Perché? Perché comunque qui sono abituati ad avere una famiglia molto numerosa. Non è per cattiveria, non lo fanno assolutamente per quello, perché poi alla fine quando ti conoscono ti aprono casa loro. Però all'inizio sono un po' titubanti, proprio perché vieni da fuori, sei uno straniero, loro non ti capiscono, pensano che tu non li capisca, e quindi all'inizio hai delle difficoltà, incontri delle difficoltà. Poi nel momento in cui magari ti conoscono, sanno chi sei, dove abiti, cosa fai, ecco, come vivi, poi magari diventano un po' più sciolti. Però questo l'ho notato e a volte mi ha un po' ferito, però tante volte ho fatto più amicizia con la gente che viene dal nord della Spagna, per esempio. La cosa strana è che qui al sud magari quelli di Madrid o dei paesi del nord un po' li odiano perché parlano in un modo diverso da loro, ecco, parlano uno spagnolo un po' più pulito, se vogliamo dirla in questo modo, però invece io ho trovato che la gente del nord della Spagna è un po' più aperta mentalmente, probabilmente perché è un po' più multiculturale, abituata allo straniero, e quindi ti dedica un po' più di attenzione, oppure semplicemente perché si sente uno straniero anche lui stesso al sud, ecco. Quello probabilmente. Poi ecco, dalla Spagna, adesso in Spagna ci siamo andati tutti, insomma, non dico una cosa che non sa nessuno, però l'Andalusia è proprio la Spagna, quella che uno si immagina da piccolo, insomma, che è proprio così. Invece magari andando al nord è un po' più mitteleuropea, un po' più diversa. Una domanda per te, Raffaele: cosa si immagina esattamente uno da piccolo della Spagna? Non lo so, io non ricordo quei colori, i mulini a vento, Don Chisciotte, le donne con le gonne lunghe, i gitani, insomma tutto quell'immaginario pittoresco che uno può pensare dalla Spagna, che quando vai a Barcellona magari non trovi, perché non è così, però quando poi vai in Andalusia è proprio il pacchetto completo. Adesso una versione moderna, ma insomma è quello, e quindi probabilmente sono molto più legati alle tradizioni rispetto agli altri. Assolutamente, qui sono molto legati alle tradizioni e indossano tuttora i vestiti tradizionali, cosa che in Italia non lo farebbero mai poi mai le persone, a meno che non fanno parte di un gruppo che fa un spettacolo, non lo farebbero mai. Qua invece se lo metto proprio perché è il vestito della festa, che per carità ci ho pensato anch'io a volte a comprarmelo, magari ho deciso di non farlo perché bisogna avere un determinato corpo per questo determinato tipo di vestito che si usa da queste parti, però è folklore, alla fine è divertente, ecco. Come al lago di Scanno, ricordiamo, in Abruzzo, se andate di domenica al lago di Scanno, a Scanno le donne indossano ancora il vestito tradizionale.
Ah, beh. E non finirete come il lago vi promette, cioè potete tranquillamente sopravvivere. Ecco, questo per aprire una parentesi comica. Prego. Certo. Oh no, ma questa, diciamo, questa analogia del sud della Spagna col sud dell'Italia, con delle radici comuni culturali, sicuramente aiuta a, diciamo così, integrarsi, aiuta a affrontare un cambiamento radicale come quello appunto di espatriare, cambiare lavoro, cambiare vita, lasciare la famiglia, gli amici, tutto quello che è conosciuto aiuta un pochino, no? È una cosa che ti fa stare un po' più in controllo, diciamo, ci sono dei punti di riferimento culturali che non ti fanno pensare di stare esattamente su un altro pianeta, ma in un pianeta vicino, diciamo, amico, no? Sì, sì, effettivamente sì, quello aiuta molto perché ti fa sentire quasi a casa. Il fatto che non siano così perfetti, come non lo siamo neanche noi magari del sud, il fatto che non tutto funzioni come dovrebbe, come non funziona da noi, quello un po' ti fa sentire a casa. Altre volte invece ti dà un po' fastidio perché invece siccome sei andato via da casa, vorresti che tutto funzionasse. E poi avendo vissuto, se vogliamo, prima di venire qui in una città come Modena, dove probabilmente adesso le cose sono un po' cambiate, però quando ci stavo io c'è da dire che se avevi bisogno di qualcosa, diciamo, la città te lo offriva. Comunque era una città è una città ordinata e organizzata, per cui chiaramente era un po' diverso. Però alla fine io penso che ti abitui ad un posto, una volta che ci vivi dopo, tanti anni, son 14 anni che vivo qui, per cui mi sono abituata anche alle cose che non funzionano. Quando succede qualcosa che non funziona, sì, ci penso, dico: "Vabbè, tanto lo sapevo, non è che posso pretendere nulla, non posso di certo criticarli io, che vengo magari dal sud dell'Italia". Quindi anzi, per certi versi, da un certo punto di vista, sono riusciti anche a sfruttare loro di più la costa di quanto l'abbiamo fatto noi, effettivamente. Al massimo, sicuramente li riesci a capire quando qualcosa non va per il verso il giusto, proprio perché appunto non vieni da un posto tanto A diverso. Stoccolma. Beh, Sì, per sì, esempio. sì, E in più, diciamo così, avendo un approccio caldo, aperto alle persone, alle cose, l'ho capito, diciamo, non per il posto da dove vieni, ma per come sei tu come persona, no? Quindi sicuramente hai un livello di empatia e ti metti nei panni degli altri, e anche il lavoro in customer care sicuramente aiuta a fare questo transfer. assolutamente. Quello Se aiuta rie- tantissimo. Lo dico, se No, riesci a no, lo farlo devo dire, no, scusate. oltre un mese, se riesci a farlo per più di un mese, significa che effettivamente un certo tipo di transfer te lo riesci a fare. Non sono assolutamente d'accordo, per me il lavoro del customer service aiuta a odiare l'umanità. Non solo, tanto più tempo ci passi, io non sono stato 10 anni come Barbara, ma ne ho fatti circa 7 tra i vari customer service, tanto più tempo passi, tanto più diventano elaborate le maniere in cui vorresti sterminare una buona parte delle persone che contatti, sempre con grande amicizia, simpatia, rispetto, empatia, però in effetti una decimata qui e là andrebbe bene, in modo tale che per esempio il computer lo compra uno che sa che non c'è il portabicchiere, ma quello in un lettore CD. Ma Faccio un esempio a caso. perché nella difficoltà viene fuori proprio il peggio dell'umanità, e quindi quando uno contatta il customer service ha bisogno di aiuto e quindi dà il peggio di sé. Sì, diciamo che la gente che scommette, che contatta il customer service, lo fa anche perché magari ha bisogno di un supporto non soltanto dal punto di vista del gioco, ma anche personale. Molte volte, soprattutto se parliamo di clienti, io ho lavorato quando lavoravo a 888, avevo clienti VIP e loro chiamavano non solo per chiedere un bonus o per fare un deposito, perché il gioco si era bloccato, eccetera, ma anche perché volevano raccontare un po' la loro giornata, per cui diventi quasi un Vero. confidente,
ti chiamano per nome, ti chiedono quanti anni hai, alcuni ci provano anche, perché c'è da dire che ci sono di tutti i Addirittura. tipi. Vero, Ci vero, sono di tutti i tipi, me ne vero. sono capitati davvero, ci sarebbe da scrivere un libro. Però effettivamente sei lì e li ascolti, più di quello non puoi fare, tanto alla fine la telefonata non la paghi tu, insomma. Sì, Beh, soprattutto se non hai, voglio dire, dei target in termini di durata della telefonata. Quindi No, poi... vabbè, i target quelli magari Poi c'hanno tutti. stavano, quelli c'erano, però la telefonata di certo non la puoi chiudere in faccia al cliente, soprattutto se è un VIP. Puoi sicuramente cercare di portarli a una fine, una volta che hanno terminato quello che volevano dire, puoi sicuramente portare al termine della chiamata, però è un po' difficile. Con i clienti normali ci riesci un po' di più, con i VIP loro pagano e quindi vogliono un po' più di assistenza, quasi se la pretendono, ecco. Sì. Infatti io quando ho lasciato il customer service ho deciso di cambiare completamente tipo di reparto, perché ho chiesto: "Ma, bisogna avere contatti con i clienti?" No, nessun problema assolutamente, però mi piacerebbe fare un lavoro un po' più da back office. Per fortuna i nostri clienti sono tutti inglesi e avendo 2 colleghe che sono inglesi nel mio reparto, alcune telefonate diciamo le prendono loro, per quanto sono pochi quelli che ci contattano, per cui molte volte è customer service, per cui non c'è necessità di parlare direttamente con il cliente, ecco. Faccio il mio lavoro seduta alla mia scrivania tranquilla, al massimo parlo con i colleghi, però è molto più rilassante da quel punto di vista. Non per voler, diciamo così, andare oltre questo argomento che mi affascina moltissimo, cioè il rapporto con le persone, il customer care, i lavori nuovi che si fanno online, al telefono, di supporto. Secondo me ne verrebbe fuori o un libro o un piccolo documentario multiplo con tante interviste, verrebbe fuori uno scenario di umanità assolutamente da conoscere e interessante. Pittoresco. Sì, anche per alcuni tratti preoccupante da alcune storie che ho Direi. sentito, però invece tu prima ci hai citato delle date, degli anni, delle durate. Se adesso noi ti chiediamo dov'è casa tua, tu cosa ci rispondi così a bruciapelo? Allora, dunque, a bruciapelo posso dire casa mia è questa, perché è qui dove vivo adesso, perché c'è la mia famiglia. Però non ti nego che comincia a mancarmi un po' casa mia dove sono nata. Io penso più che altro per una questione di affetti. Certo. Non proprio la casa in sé, però gli affetti mi mancano molto. Però posso dire che qui mi trovo bene, per cui sono contenta anche di stare qui. Alla fine, dopo tanti anni, non ho neanche così tanta voglia di andare a vivere da un'altra parte, ad essere del tutto onesta, perché, mi costerebbe un po' troppa fatica. Se c'è da fare si fa, ovviamente, se la necessità lo richiede si fa, però mi sento a casa anche qui, perché conosco la zona, perché alla fine ho degli amici e mi dispiacerebbe comunque lasciarli. I miei figli si trovano bene, vanno a scuola, hanno i loro amici, che succede? Non sono io. Scusate, mi metto in muto, ho dei lavori sotto casa purtroppo. Come un paio di settimane fa, quando abbiamo contattato il nostro amico da Cuba che aveva il muratore praticamente dietro. No, i dietro lavori il va muro. bene, pensavo fosse Godzilla che stava cercando di passare nello stretto, va bene. Non volevamo interrompere, diciamo così, questa valutazione del tuo momento attuale, di come ti pensi tu. Cerchiamo di alleggerire. Ci sono delle domande che Piero fa sempre per alleggerire. Una di quelle, posso farla io o vai tu, c'hai ancora Godzilla? È quella della coperta di Linus, metaforicamente parlando.
la domanda è se c'è qualcosa di proprio di fisico, reale o anche immateriale che ti sei portato appresso e non hai mai lasciato, magari anche in tutte le esperienze di vita in Italia e poi ti sei assolutamente portata con te in Spagna e che non può mai mancare per te, se c'è una cosa che proprio hai. Un oggetto, quindi mi stai Un chiedendo un oggetto, una oggetto? cosa, un concetto, per esempio, non so, scherziamo sempre sul cibo, il caffè, eccetera, eccetera, ma può essere benissimo appunto una cosa che ti ha fatto sempre sentire a casa, come appunto la coperta di Linus, che è un oggetto fisico. Guarda, una cosa che ho sempre portato con me è il fatto di non dimenticare mai chi sono. Questo sì, perché, in tutte le esperienze che ho fatto sin da quando ho lasciato la mia città, io sono sempre stata comunque me stessa, nel bene e nel male, perché posso anche, apparire come una persona socievole, solare, eccetera, eccetera, però ho anche i miei momenti, il momento in cui magari qualcosa non va, magari non ho proprio quella diplomazia, per affrontare determinate situazioni. Questo me lo sono portato dietro. Che sia una coperta di lino o meno, onestamente questo non lo so, però sicuramente è una caratteristica che mi porto dietro da tutta la vita, a volte ho cercato di cambiarla, però io sono fatta così. Sicuramente non voglio diventare un'altra persona, non lo farò mai né per il lavoro né per nessuno. Cerco sempre di portare avanti quelle che sono le mie idee, il mio carattere, comunque, questa per me, mi fa sentire sempre me stessa e mi fa stare bene. Non il sentirmi me stessa, per me è la mia coperta di lino, se la vogliamo Mm. intendere in quel modo lì, Sì, perché sì. diventare qualcun altro mi farebbe sentire, strana, ecco. Quindi Certo. l'identità, insomma, è la cosa Sì, che ti porti sì, dietro. Okay. l'identità, sì. Oh, guardando indietro nel tempo rispetto alla scelta che hai fatto, che avete fatto, di spostarvi dalla vostra città natale, prima in Italia e poi di decidere di andare all'estero, guardando indietro questa scelta, come la consideri? Pensi di averla fatta troppo tardi? Sarebbe stato positivo farla prima? Oppure tutto sommato poteva anche essere diversa e non sarebbe cambiato molto per te, per voi come famiglia. Guarda Emiliano, mi fai la domanda da $100.000.000 perché io Non ce dico li abbiamo. sempre neanch'io, Ah, però ok. io quello che dico sempre, e lo dico spessissimo proprio, è che mi sarebbe piaciuto fare questa esperienza prima, perché quando sono arrivata qui avevo già 33 anni. Sì, più o meno 33 anni, per cui, mi sono resa conto che avrei potuto fare molte più esperienze lavorative qui, prima di appunto decidere di avere figli. Perché? Perché comunque non ho voluto aspettare ancora di più per fare un bambino, perché altrimenti sarebbe stato troppo difficile. Per cui quando io sono arrivata qui, sono arrivata già con la consapevolezza che dopo un po' di anni avremmo avuto un bambino, ecco. Per cui se questa esperienza, fosse capitata prima e non avessi girato in lungo e in largo per l'Italia e fossi venuta direttamente qui, o qui o da un'altra parte, anche per dire restare in Inghilterra o tornare in Inghilterra se vogliamo, perché ormai da lì ero andata via, però tornare in Inghilterra mi avrebbe aiutato a raggiungere probabilmente determinati obiettivi che non ho potuto raggiungere perché ho deciso comunque di dare spazio anche alla famiglia. Sicuramente nella vita si nasce o, capi o scusate che c'ho il mio gatto che è rimasto trattenuto nella Ciao. stanza, è rimasto nella stanza e non so, qualcuno magari lo verrà a liberare, vorrebbe uscire, però è uno dei miei 3 gatti. Però ecco, io non ci posso fare nulla adesso ormai.
alla fine la vita è andata così, ho fatto comunque diverse esperienze, se vogliamo mi hanno aiutato a crescere, a diventare quella che sono oggi, ad avere la consapevolezza delle cose che oggi so e di quello che effettivamente volevo. Probabilmente se avessi deciso di venire qui prima non ci sarei rimasta così a lungo, se vogliamo vederla da questo punto di vista. Adesso invece mi rendo conto che se sono rimasta tanti anni in un posto come questo, e anche perché sono arrivata in un'età in cui non chiedevo chissà cosa dalla vita, quindi non pretendevo di vivere in una città grande o che mi offrisse chissà quali interessi, cosa che era per esempio Londra. Ci sono stata lì a 23 anni ed era bellissimo, però non vivrei per esempio, io a quest'età non vivrei in una città come Londra, preferisco vivere in una città come questa. Per questo motivo credo che poi alla fine quello che ti accade semplicemente ha un senso nella vita, doveva andare così. Certo, sì. poi con i se e con i ma ovviamente non si va da nessuna parte, perché No, non si può tornare indietro nel tempo, non c'è non c'è la macchina del tempo, non ci sono possibilità, però è quel tipo di domanda che ci piace fare, perché magari alcune valutazioni possono aiutare qualcuno che sta valutando, sta pensando di fare delle esperienze, di se farlo o meno, e quindi il fatto di dire, spesso lo abbiamo sentito, magari l'avrei fatto prima, sarebbe stato meglio per 100 motivi, o comunque l'avrei fatto subito, quindi avrei capito subito se era per me oppure no, eccetera eccetera, e quindi è una cosa che può essere utile. Invece una domanda proprio specifica, un consiglio, una valutazione per chi sta pensando, anche non ci sta pensando ma ci sta ascoltando, e magari può a un certo punto decidere se espatriare o meno, se fare delle esperienze all'estero. Tu, se dovessi dare un consiglio, diciamo il consiglio più importante, principale, quale potrebbe essere? E non solo io quello, scusami, Barbara, ma visto che tu hai anche una buona esperienza di spostamenti anche all'interno dell'Italia prima di andare via, ci racconti anche qual è un po' la differenza nel vivere fuori in Italia e all'estero? La differenza, Piero, a chi rispondo prima, a Emiliano o a Piero? A Come tutte e vuoi tu, due, come vuoi come tu. preferisci. Tanto può essere anche conseguenziale alla fine, Ah, va bene, va bene. Vabbè, partiamo dall'Italia, così poi arriviamo a dove sono adesso. all'estero. Sì. Spostarsi in Italia dipende chiaramente da dove vieni. Se vieni dal sud come me, da un posto che non ti offre molte opportunità, penso che nel momento in cui hai deciso di non voler continuare gli studi, quindi per esempio di non voler fare l'università, oppure hai finito l'università e vuoi comunque raggiungere degli obiettivi, non ci devi pensare troppo. La vita è, non dico che è breve, la vita è lunga, però le opportunità non sono sempre dietro la porta. Per cui io penso che nel momento in cui hai la possibilità di avere un appoggio, una conoscenza, un qualcuno che ti parla di un posto, che tu magari ha anche avuto la possibilità di vedere con i tuoi occhi, e di valutare, di valutare diciamo i pro e i contro, secondo me dovresti farlo. Poi sicuramente è un rischio. Ehm, potresti trovarti pentito subito oppure no. Ti puoi dare una scadenza. Io per esempio quando sono partita per andare ad esempio in Inghilterra, che è stata la mia prima esperienza fuori dalla mia città, ho deciso di darmi un tempo, 6 mesi per esempio. Allora, in questi 6 mesi, se mi fossi trovata veramente male, se avessi sofferto tantissimo la lontananza, se non avessi avuto neanche un amico, oppure il lavoro non fosse stato come io lo aspettavo, né tantomeno ne avrei trovato un altro, allora magari forse sarei tornata indietro. Però il discorso è che se tu metti i paletti già prima di partire, non saprai mai quello che ti aspetta fuori dalla porta, perché a volte devi accettare il rischio e il rischio tante volte ti aiuta, perché quel fatto di non sapere a cosa vai incontro vuol dire che hai tante possibilità aperte, quindi in realtà tu puoi fare ciò che vuoi.
se il posto ti offre la possibilità del lavoro, perché è da lì che nasce tutto. Se il posto in cui stai andando ti offre del lavoro, allora tutto può sembrare più facile. Perché? Perché io vengo da una città dove il lavoro non c'è, per cui non puoi neanche pensare di costruire un futuro, e invece i giovani devono costruirselo il futuro. Io, spero sempre, ad esempio, che i miei figli, prendano spunto dalla mia esperienza e da quella di mio marito, per capire che nella vita ti devi dare da fare, non puoi aspettare, devi darti da fare, pensare, che puoi realizzare qualcosa ogni giorno. Poi chiaramente una volta che, decidi di vivere in Italia, oppure decidi di andare a fare un'esperienza all'estero, può sempre non essere definitiva. Nessuno ti proibisce di tornare indietro, puoi sempre farlo, ma se non ci provi non lo saprai mai. Per Vero. cui bisogna farsi forza, tante volte anche partire con un amico, un'amica può essere una spinta in più, andare da un parente, come è stato nel mio caso. Io ho avuto la fortuna di avere mia sorella che viveva qui, per cui era un posto che conoscevo. Ho deciso di fare questo cambiamento perché, volevo cambiar vita, e quindi, diciamo, sono stata fortunata. Però conosco anche gente, e Piero sa forse di chi sto parlando, conosco anche gente che è venuta a vivere qui senza avere nessun appoggio, senza avere la minima certezza che potesse essere un posto piacevole e in cui rimanerci. Però, bisogna avere anche tanto coraggio, nella vita, intraprendenza. Le persone Sì. probabilmente che partono da sole, anche se vogliamo le ragazze, perché, le ragazze sono un po' più titubanti nel fare questo salto. Non so perché, magari adesso la generazione sta cambiando, però io vengo da una generazione in cui magari la donna per partire sola, faceva un po' di sacrifici, perché magari, ehm, siamo state cresciute in un ambiente un po' ovattato. Mh-mh. Adesso per fortuna uomini e donne, possono tranquillamente sentirsi liberi di fare le loro scelte, quello che io insegno a mia figlia e a mio figlio, che entrambi possono fare le loro scelte e che possono andare dove vogliono in realtà. Se decidono di andare a vivere in Australia, che andassero, cioè magari mi mancherà vederli, però se vogliono fare un'esperienza all'estero io non sarò certo io a fermarli, assolutamente, perché ti fa crescere e ti fa apprezzare quello che hai lasciato, che tante volte magari pensi di non avere nulla e invece hai tanto, e ti fa apprezzare il legame con la tua famiglia e ti fa capire anche che cosa vuol dire sentirsi straniera, perché tante volte io mi sono sentita straniera in Italia. In Sì. realtà, ho preferito mi sento più a casa qui di quanto mi sono sentita a casa nel Nord Italia. Non perché, vorrei fare una critica, diciamo al Nord, ma, a volte la gente che viene dal Sud viene un po' sottovalutata, e quindi noi dobbiamo fare il triplo dello sforzo per farci apprezzare. Ciao Pierino! Ecco. Andiamo bene. Arriva. Credo che abbiamo Questo è- detto. Oh no, sta ancora qua. Questo è l'innominato Giuseppe. Oh, non ho detto come si chiama. Che non si voleva che non voleva parlare. Ok, siamo proprio negli ultimi 8 minuti di Se n'è questa andato puntata. Godzilla. Quindi, rubando la parola a Emiliano, Piero, facciamo le domande delle 100 pistole. Beh, le domande delle 100 pistole in realtà sono state fatte, cioè mancherebbe una che è quella proprio tremenda, ma gliela faccio dopo l'occasione che vado a fornire di farsi dei nemici. Ovvero, visto che sei una di quelle che appunto da più tempo, che conosce bene la cucina e soprattutto che non mi torna parente, per cui certe domande ne potevo fare, si mangia meglio in Italia o in Spagna? Ci sono spagnoli all'ascolto? Può essere, chi lo no, sa. credo di no. Ma in Italia, cioè Oh, scusate. diciamolo, finalmente. Ma scusate, cioè, per carità, la Spagna ne ha di piatti buoni. Io ultimamente ne sto cucinando diversi di questi piatti, Uh-huh. però
abbiamo una varietà che ci contraddistingue, non ce ne vogliano gli spagnoli, possiamo assolutamente venire a un compromesso, però penso che una tavola imbandita italiana, comparata con una tavola imbandita spagnola, vinca, ma soprattutto perché di tavole imbandite italiane ce ne sono a bizzeffe e di diverso tipo. Troverai diversi tipi di piatti che contraddistingue ogni singola città e ogni singola Certo. regione. Da queste parti, bene o male, i piatti sono sempre quelli, rivisitati chiaramente dalle varie città, dalle varie regioni, però più o meno la cucina è sempre più o meno quella. E non è male, anzi è molto buona. No, e poi diciamolo che noi Assolutamente. siamo aperti a nuove cose, e quindi tutto ciò che ci piace e che è buono lo inglobiamo tranquillamente, lo mettiamo a rotazione, cosa che spesso gli altri non fanno, gli altri, diciamo così, che hanno delle culture culinarie un po' più ristrette, un po' più Io sono chiuse. aperta. Sì, io sono aperta a tutte le culture, cioè io mangio io dove vado, in qualsiasi posto vado, provo la cucina del posto, assolutamente. Non sono quel tipo di persona che giudica prima di assaggiare un determinato piatto, anzi, io ad esempio qui in Spagna adoro l'insalata russa e mi piace molto come la fanno, perché è un po' diversa da quella che fanno in Italia, dove magari i pezzetti, delle verdurine, della patata si vedono, sono visibili. Qui invece l'insalata russa è tipo una purea, però buona. Come si quella chiama in spagnolo, come si chiama? quella di mia nonna. Insalatilla russa. Ah, ok. Ah sì, quindi abbiamo una cosa in comune, chiamiamo l'insalata russa la stessa cosa, che è praticamente una cosa, è una storia unica, perché in ogni paese l'insalata russa viene da un altro paese, in alcuni paesi è l'insalata italiana, oppure semplicemente l'insalata di patate, che sia, insomma. Ed è interessante, carino. Sì, io diciamo adoro l'insalata russa, che è quella che fanno qui in Spagna, e poi le crocchette spagnole sono completamente diverse da quelle italiane, perché mentre in Italia le crocchette le fanno con le patate, qui le fanno con la besciamella. Sì, sono E veramente buone. praticamente le fanno di tutti i tipi, di Sono pesce, d'accordo. di pollo. Non sei d'accordo, Piero? Vabbè, No, non sono crocchette d'accordo, italiane. Raffaele, che sono veramente buone. Quelle di una Chocos, crocchetta, per esempio, sono deliziose, ma le altre... scusate, una crocchetta è una crocchetta, il fritto è fritto. Noi almeno Sì, però noi tre siamo abruzzesi, basta che è fritto va bene. non ricordo non di è un averle mangiate problema. in Spagna propriamente, mettiamolo così, però in quei Ah. 2 o 3 posti gestiti da spagnoli che ci sono da queste parti, che fanno tapas, che fanno proprio la cucina casalinga, sono estremamente deliziose. Adesso, Il problema è che questa è una cosa che tirerebbe troppo Sì, in là. andiamo sul filosofico Esatto. spinto. Adesso invece quella vera finale, in diretta sulla crocchetta. polemica in diretta sulla crocchetta è semplice, la terza Però te stomaco, cioè volevo besciamella. aggiungere qualcosa sulla insalata russa, se posso, e se Vai, certo, quello sì. Io ho un'amica, tra l'altro, che viene dalla Russia, e una mia amica che io le ho detto: guarda, l'insalata russa immagino che per te, cioè, sia una cosa che mangi spesso dalle tue parti. E lei, ridendo, mi ha detto: guarda, quando io sono arrivata qui ho provato l'insalata russa e sono rimasta un po' male, perché pensavo di trovarci la carne, e invece ci ho trovato il pesce. Io le ho chiesto: perché, scusami, voi come la fate l'insalata russa? Ha detto: noi assolutamente il pesce non ce lo mettiamo, perché dalle nostre parti il pesce, il mare non c'è, per cui ci mettiamo il pollo. L'insalata russa vera si fa col pollo, e quindi io a quel punto mi sono sentita un po' male, perché gli abbiamo rubato una ricetta e non l'abbiamo neanche saputo fare, ricreare bene. Uguale. L'abbiamo adattata come fa la maggior parte del popolo da questa parte. Brutta gente. Per cui nulla, la proveremo un giorno quella col pollo. Quella col Bisognerà andare pollo. in Russia. Ok, siamo arrivati proprio alla fine. Quindi Alla abbiamo un paio di minuti. fine,
Quindi allora, intanto io comincio con i ringraziamenti, i saluti, a meno che Piero non abbia così dal cilindro fuori dall'inquadratura qualcosa ultima da dire, qualche considerazione. No, era... No. Sul marito di Barbara, però, non su. No, per quello aspetto la prossima serata, mi rifarò. Oh, Devi quindi convincere. Tenterò. Vediamo se riusciamo a fare appunto back to back la puntata seguito per raccontare la stessa storia dal punto di vista leggermente diverso, sarebbe interessante e carino. Noi intanto io comincio io, ti ringrazio Barbara, è stato veramente un piacere parlare con te, ci hai detto delle cose anche molto 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 importanti, diciamo, dal punto di vista della tua vita, di quello che ti è successo, di come vedi il mondo in questo particolare momento, dal tuo particolare punto di vista, quindi è stato per me molto molto piacevole e ti ringrazio, per cui io sono il primo a fare i saluti, poi li fanno anche loro. Per cui se in un futuro magari faremo un secondo, terzo, quarto giro, man mano che crescono i tuoi figli, potremmo vedere come diventano i piccoli figli di espatriati, cosa riserva a loro il mondo, che hanno più culture nel cervello e hanno più punti di vista, e sarebbe sicuramente molto molto interessante. Quindi nel frattempo comincio io, ti ringrazio e saluto per me. Grazie davvero, è stata una puntata deliziosa, nonostante gli interventi esterni, mettiamola così. Vabbè, il gatto era simpatico. Il gatto era simpaticissimo. L'abbiamo visto poco, ma... No, scherzo, in realtà è stata una puntata veramente deliziosa. Grazie mille Barbara per essere intervenuta, e colgo l'occasione, già che ci sono, per invitare tutti quanti al prossimo promo e alla prossima puntata in diretta, che saranno domenica 16 e poi la prossima puntata chiaramente giovedì 20, come sempre 18:30 orario delle isole del nord, 19:30 per noi che siamo nel Mediterraneo, 20:30 per chi è un po' più a est, e per chi invece è tra i fan della nostra ospite e ha deciso di spostarsi in Brasile, quindi vive a Barba là, si dovrà connettere alle 14:30 in quel caso. Grazie. Perfetto, Barbara, c'è qualcosa che vuoi dire prima di salutarci? Qualcuno che vuoi salutare? Sì, volevo salutare la mia famiglia che è in Italia, spero che mi stia guardando, e i miei figli dovrebbero essere dall'altra parte nell'altra stanza Della barricata. della barricata, e ovviamente l'innominato. Lo abbracciamo. Io inizio Saluto a capire anche come mia potrà sorella. andare a finire. Saluto sì, anche le sì. mie sorelle e mio padre, che sono sparsi un po' qua e là, per cui saluto tutti. Perfetto, allora questa era Una vita da lontano live ed in podcast. Siamo tornati in Spagna questa settimana con Barbara, noi ci sentiamo negli orari testè citati da Piero, e come sempre vi ricordo, iscrivetevi ai nostri podcast, cliccate sulle campanelle, iscrivetevi al nostro canale YouTube. È stato un piacere come sempre, ciao. Ciao ciao.